Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di maggio 2026. Ok, abbiamo la carta del Papa, amici dei pesci. Può essere un momento di ispirazione spirituale, lo sento. Il Papa di solito fa riferimento alla saggezza di un maestro, quindi può far riferimento a una persona che potreste incontrare o a un vostro particolare momento spirituale. È anche una carta di contratti e di ufficializzazioni. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, numero di telefono, link alla pagina web, link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Allora, partiamo con una giustizia. Abbiamo un 3 di bastoni, 9 di pentacoli, fante di spade, 2 di spade, imperatore, 2 di bastoni e la carta del sole, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante di questi 15-20 giorni, diciamo la prima metà di maggio. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi lavoro, amore, eccetera. Allora, partiamo da questa giustizia. 7 di spade. E 9 di coppe. Si è girata anche la luna. Vi consiglio di fare attenzione a inizio mese perché potrebbe esserci qualche cosa di, diciamo, vecchio, qualche cosa come la sensazione che c'è un tema, può essere riferito al passato, può essere perché c'è un 7 di spade, ragazzi. Quindi ho come la sensazione che qualche cosa potrebbe o voi vi state nascondendo qualcosa, perché con questa giustizia al contrario sento che è come se foste in un momento di forte discrepanza. Da un lato volete una cosa e dall'altro lato volete un'altra cosa e le volete fortemente entrambe, è come se ci fosse una sorta di divisione dentro di voi. Però è anche vero che qui qualcuno si sta raccontando una menzogna, io sento che potrebbe essere su un sogno. O c'è comunque un qualche tipo di, se vogliamo, avidità. È come se voleste avere tutto, ma in qualche modo si dovesse fare una scelta. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Carro, c'è voglia di andare avanti, c'è voglia di costruire, c'è voglia di muoversi, c'è voglia di sperimentare, di iniziare qualcosa. L'asso di spade mi parla di una conversazione che potreste avere. Può anche fare riferimento alla chiarezza mentale, cioè una conversazione magari proprio con voi stessi, ok? Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. 8 di bastoni,
e fante di spade. C'è qualche cosa che andrete osservando, però credo che qualcuno se ne guardi bene dal comunicarlo. Possono essere dinamiche di comportamento, possono essere questioni legate a come gestite la vostra autonomia, la vostra indipendenza, questa voglia, se vogliamo, anche di costruire. Andiamo a vedere questo di Fante di Spade, perché qui è un po' come se vi invitassero a raccogliere informazioni, a prendere dati. E con il Fante di Spade, che avete due volte, è più una raccolta dati visiva, visuale, quello che vedete. Qui abbiamo il Sole e un 5 di Spade, c'è come un qualche cosa che vi tormenta la mente. Tutta questa parte, secondo me, vi crea questo conflitto interno, questa poca chiarezza mentale. Per qualcuno ci potrebbe anche essere come dell'ingenuità. Due di spade è spiegato da un matto. Torre e asso di pentacoli. È come se ci fossero due nuovi inizi. Un inizio più concreto e un inizio più, diciamo, giocherellone. O come, perché anche il carro, ragazzi, parla di una scelta, qui, e il due di spade pure. Siccome qui ci sono due inizi e una torre in mezzo, io lo sento un po' come se dovesse tagliare la testa al toro in qualche modo. E difatti il Papa rappresenta il toro. Andiamo a vedere l'imperatore. C'è un qualche tipo di situazione a inizio periodo che non è in equilibrio, sulla quale non vedete chiaro, dove c'è comunque una volontà di andare avanti, una volontà a costruire, però è anche vero che qui vi dicono non avete tutte le informazioni necessarie per capire se iniziare o no, per capire se buttarvi o no. Ci sono con la torre delle dinamiche di comportamento, delle dinamiche di pensiero, delle dinamiche puntini puntini, ehm, che dovete un po'. Potrebbe anche essere che qualcuno qui debba un attimino, ehm, come dire, prendere le cose un po' più sul serio, perché comunque avete tanti fanti. C'è anche un matto, due volte la carta del sole, qui ci potrebbe essere un po' di ingenuità da parte vostra. E qui abbiamo, per spiegare l'imperatore, un 8 di coppe e un cavaliere di spade. È come se doveste andare con determinazione alla ricerca dei vostri punti saldi, dei vostri punti fermi. Se qui ci sono dei dubbi, se vi mancano dati, cercate quello che vi fa sentire al sicuro. Andiamo a vedere due di bastoni. Abbiamo un appeso e un 3 di pentacoli. Sento che qualcuno non sa ancora se ha voglia di costruire quel progetto, quel tipo di, non lo so, relazione, lavoro, dinamica abitativa, potrebbe essere per qualcuno. Però è anche vero che con l'appeso, perché qui di nuovo c'è un 2, ragazzi, come qui. Vado o sto? Prendo questa iniziativa oppure rimango in questa zona di comfort? È come negarsi la possibilità di realizzare un sogno qui. Andiamo a vedere, scusate, andiamo a vedere il sole.
Scusate, questa la devo vedere, 2 di pentacoli. 7 di coppe, 2 di pentacoli, datemene ancora una. Mm. Imperatore. C'è voglia di espansione qui, ragazzi, c'è voglia di andare oltre, ve lo dicevo già qua all'inizio, c'è la volontà di costruire, di sperimentare, di progredire, di andare avanti. Però ho come l'idea che sarete davanti ad una scelta in questo periodo. È anche vero che qui questo 2 di pentacoli mi richiama un po' questa energia del matto. Cioè, è anche il sole, è un po' come se vi dicessero prendetela alla leggera, cercate i punti fissi, che qui l'imperatore ce l'avete 2 volte, qua è quello che vi fa stare al sicuro, qui è la flessibilità. Quindi ci sono come delle cose che si possono flessibilizzare effettivamente, si potrebbero aprire delle nuove opportunità, dei nuovi punti di vista. Io sento che con questo sole arriverà come una chiarezza, una lucidità. Sento che vi butterete in qualche cosa di nuovo. Tenete presente che comunque qui avete la carta del Papa, quindi per qualcuno si tratta di ritrovare la propria maestria, piuttosto che di ritrovare il maestro interiore, la propria saggezza, perché qui comunque avete il 5 di spade, ci sono delle cose che a inizio periodo non sono chiare, ma tenete presente che avete la luna e il 7 di spade e secondo me è per quello che c'è qua la torre. C'è come da buttare giù qualche forma pensiero un po' ingenua di quello che potrebbe essere per voi un sogno. Potrebbe essere il trasferirsi, potrebbe essere il comprare, sì, comprare casa, per qualcuno è il ristrutturare casa, cioè ognuno ha il proprio sogno, però qui ho come delle sensazioni di zone d'ombra che non stiate vedendo o che vi stiate nascondendo, per cui c'è come questa sorta di scissione dentro di voi. Il cuore va da una parte, mentre la mente va dall'altra parte. Qui si tratta di decidere non tanto da che parte andare, ma come integrare le due cose, come trovare l'equilibrio. Mm. Ok, allora passiamo ai vari settori. Iniziamo dal lavoro, ragazzi. Allora, per chi sta cercando lavoro lo sento un ottimo periodo per buttarsi, sinceramente. Potrebbe proprio iniziare qualche cosa di nuovo. Soprattutto se avete tante doti, tante abilità, potrebbe essere un lavoro come jolly in qualche azienda, in qualche... potrebbero anche essere musei, comuni. Sento come delle strutture al pubblico. Mhmm, vi dico che potrebbe non essere esattamente quello che volete voi, però comunque sarà una bella esperienza e può darvi delle soddisfazioni. Tenete presente che potrebbe anche non essere continuativo, cioè o è un part-time o in verticale, scusate, in orizzontale, quindi tutte le mattine, oppure è un part-time verticale, cioè magari 2 giorni alla settimana però è come se ci fosse un qualche cosa nei turni, nell'orario, cioè. Per le persone che sono occupate, allora io sinceramente la vedo abbastanza positiva, la cosa, nel senso che potrebbero arrivare delle gratificazioni inaspettate. Qualcuno potrebbe diventare in un qualche modo un punto di riferimento in questo periodo, potrebbe proprio cessare il vostro vecchio ruolo e iniziare qualche nuova mansione, piuttosto che sento qualche cosa di nuovo che inizia, più in alto, se vogliamo, come se voi diventaste appunto dei punti di riferimento. Vi dico anche che potrebbe essere che se l'azienda sta incorporando personale, potrebbero darvi qualcuno da addestrare, da formare. Per le persone che invece sono autonome,
Allora, anche per voi lo sento un buon periodo, ragazzi. Sento che potreste iniziare delle nuove collaborazioni, saltuarie più che tutto, sporadiche. Potrebbe esserci come un ma sì, vediamo come ci si può organizzare, vediamo man mano che si svolge il lavoro come correggere il tiro. Niente di scritto, tutto verbale, sento. Però effettivamente può essere un qualche cosa che porterà i suoi frutti, cioè io sento che questa collaborazione o questa assunzione, perché per qualcuno si tratta di assumere qualche apprendista, può effettivamente aprirvi come la strada a più possibilità, un po' per le doti di questa persona, un po' perché giustamente è come se voi iniziaste poi ad un certo punto ad avere più tempo e quindi potete dedicarvi ad altro. Quindi sento come se fosse un periodo buono per mettere delle basi, per vedere con una luce migliore al futuro. Mm? Per qualcuno di voi sento che potrebbero esserci anche delle rotture di contratti a inizio mese, rotture di accordi, qui potreste accorgervi che qualcuno ha cercato di rubarvi dei soldi piuttosto che di imbrogliare le carte. Parliamo di progetti. Allora, secondo me siete ancora in questa fase di... Allora, mi hanno suggerito la parola allucinazione, ok? Quindi è come se il vostro sogno, la vostra menzogna, la vostra proiezione fosse talmente grande da creare separazione in voi e anche in questo progetto sento che non avete del tutto le idee chiare. Non è un buon momento per iniziare progetti, non è un buon momento per fare investimenti in nuovi progetti. Ragazzi, sento che comunque vi mancano dei dati, non avete ancora le cose come se non fossero ancora ben progettate. E se per caso il progetto ce l'avete già in marcia, sarà un periodo impegnativo per gestire tutto, mm? Ma soprattutto quello che mi viene da dirvi è, più che focalizzarvi sul risultato, focalizzatevi sull'andamento del perché arriva quel risultato. Che cosa ho fatto io prima di diverso rispetto alle volte dove i risultati sono arrivati? Questa volta qua che cosa ho fatto di diverso per cui mi desse un risultato magari più piccolo? Mm? Parliamo di denaro. Positivo il mese. Sento che è un buon mese. 20 giorni calcoliamo. Ho come la sensazione che, come vi dicevo un po' prima per il lavoro, no? Ci potrebbero essere come le basi per costruire, per qualcuno si tratta di ingressi passivi, per qualcun altro si tratta di investire per il futuro. Cioè, potrebbero essere dei fondi pensioni, potrebbero essere degli immobili sui quali investirete. Ah, ragazzi, a proposito di immobili, se per caso siete lì con delle compravendite o cose così, vedendo queste carte inizio mese, io non credo che riuscirete, diciamo così, soprattutto se è già una trattativa in atto, non so se riuscirete a spuntarla, insomma, con queste carte iniziali. E credo che a metà mese potrebbero aprirsi come delle nuove prospettive con questo sette di coppe. Però tutto sommato devo dire che la parte economica la sento abbastanza tranquilla. Mm? Parliamo di sentimenti. Allora, per chi è single, a parte che sento che qualcuno deve ancora terminare come questo processo di taglio con il passato, ci sono ancora come delle proiezioni qui, probabilmente è un sogno che state ancora inseguendo, che vi crea come delle proiezioni. Allora, io sento che per qualcuno di voi c'è bisogno di cambiare aria, di prendersi un tempo, di fare un viaggio, di come focalizzarvi più sugli amici,
che non sulla parte romantica. Effettivamente verso metà mese, se proprio non avete nessuno in testa, verso metà mese potrebbe affacciarsi qualcuno. Io credo che possa essere una persona maschio o donna alfa. Sapete, quelle, quelle persone molto autonome, molto indipendenti. E io credo che possa anche nascere una bella amicizia. Ok, per le persone che sono in una relazione o che comunque hanno qualcuno, allora devo dire che potrebbe esserci anche per voi questa necessità di effettuare una scelta, cioè come un vado o sto, costruisco o cerco da qualche altra parte. Perché qui con queste carte sento che anche per voi c'è come un obiettivo che vi sta tenendo un po' ancorati a qualche tipo di visione e che crea separazione dentro di voi. È comunque un periodo, le prime 2 settimane di maggio, dove si può creare effettivamente chiarezza mentale. Sento questo sole come se fosse un ah, ho capito, tipo energia giudizio, sapete? Un rischiarare le idee da queste zone d'ombra degli inizi di maggio. Ehm, io sento che si lavorerà più sulla parte del capirsi con l'altro o con l'altra, sul venirsi incontro. C'è bisogno di lavorare sulla comunicazione perché voi avete come questa tendenza a osservare e stare zitti, cioè non vi fate le vostre valutazioni senza chiedere spiegazioni e non so quanto possa essere sano, probabilmente è proprio quello che crea delle proiezioni. Sento anche tanta passione, comunque ragazzi. Per le persone invece che sono in una situazione un po' così, magari clandestina, senza etichetta, anche per voi sento che le cose diventano più chiare, più definite, per qualcuno anche proprio più concrete. Ehm, allora, il senso qui è un po' come il non focalizzatevi solo sulla proiezione che avete voi, guardate anche l'altra faccia della medaglia. Cioè, se c'è qualche vuoto che sentite o qualche carenza che pensate sia l'altro o l'altra a dover colmare, cercate di capire invece che cosa semplicemente potete apprezzare di quella persona, invece di sentire quello che non vi dà. Perché se voi vi create delle aspettative è un problema vostro. Nessuno è tenuto a soddisfare le vostre aspettative, come voi non siete tenuti a soddisfare le aspettative degli altri. Quindi anche lì fate attenzione a quello che è un'aspettativa e quello che è la realtà, perché qui lo sento un po' sinceramente. Fatemi sapere poi nei commenti, ragazzi. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Gravame, 6 di spade, pensieri limitanti, problemi antichi, pesi e poi abbiamo consapevolezza. È come se qualcuno si dovesse rendere conto dei pesi che porta sulle spalle. Questo è un asso di spade, ce l'avete già qui. C'è anche qualche tipo di comunicazione che potrebbe... Perché guardate, qui avete sia l'otto di bastoni al contrario che l'asso di spade. C'è qualcosa che viene a galla, ma qualche cos'altro di cui non si parla o che non si affronta in modo lineare, in modo continuo, se vogliamo. Andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo.
Confusione, grazie. 2 giorni, no, ne voglio un altro. Precipitazione, dicembre. Uh. Può essere qualche cosa che è precipitato a dicembre? Questo momento di buio su cui ancora state rimuginando, come la paura. Fatemi sapere questo gruppo di carte a che cosa fa riferimento per voi, ragazzi. Perché qui c'è o una proiezione o una paura, qualcosa che vi fa stare in una zona di comfort potrebbe essere un qualche tipo di separazione. Va bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Scrivetemi. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail oppure abbonarvi al canale. Lì trovate tutto il tema delle credenze limitanti. Avevate un 6 di spade da qualche parte? Sì, qua, giustamente. E ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, di etere, di campi aurici, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, sono pubblici quelli, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. L'unica cosa è che sono numerate dall'1 al 4, scusate, dall'1 alla 3, sono 4 playlist in realtà, però l'ultima è, le ultime due sono 3 e 3B, vanno di pari passo. Comunque sono state numerate perché il tutto è stato creato come se fosse un corso di formazione. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!